Ciao a tutti amici di Vanilla. Oggi affronto un argomento molto spinoso, ovvero il mezzo con cui veniva comminata la pena di morte, e lo faccio spiegandone non uno solo, ma due. Il motivo per cui ne affronto due è questo. Se parlassi solo dell'esecuzione per mezzo dell'elefante, lo avete visto nel titolo, sembrerebbe che gli europei colonizzatori in India avessero esportato metodi più civili di quelli locali, per quanto civile sia una parola priva di significato in questo caso, grazie esame di antropologia per cui ho iniziato a studiare in questi giorni. Affrontarne due ci consente di avere una visione globale più completa della cosa, capendo che nessuno, prima di un'epoca ultracontemporanea, si preoccupava di infliggere al condannato una pena il meno dolorosa possibile. Il primo a pensarci fu Joseph Ignace Guillotin, che con la ghigliottina pensava di realizzare un'esecuzione priva di dolore, ma il cui cognome è diventato celebre solo come associato alla macchina di morte e contro la sua volontà. Fra le tante pene pensate per non infliggere dolore, un dolore eccessivo, ci fu l'esecuzione mediante la sedia elettrica, anche di questa ne ho parlato in un video dedicato non troppo tempo fa, e poi le iniezioni letali e via discorrendo. Se a molti di noi può sembrare tutto comunque crudele e ingiusto, a partire dalla pena di morte stessa, bisogna considerare che fino almeno all'Ottocento la condanna a morte era uno spettacolo per il popolo che assisteva alle esecuzioni come una recita teatrale ed era un mezzo che utilizzavano i potenti per dimostrare il loro controllo sulla società. Ho fatto una premessa molto lunga, l'argomento sarebbe vastissimo e non posso trattarlo in un solo video. Prima o poi parlerò anche delle pene nei comuni italiani, ad esempio a Venezia erano parecchio creativi tra le colonne di San Marco e Sant'Odaro, ma non è questo il momento. Per ora pensiamo agli elefanti e ai cannoni, diffusi in particolar modo in India. Voi fatemi sapere nei commenti qui sotto quali sono le questioni che più vi interessano. L'esecuzione da parte degli elefanti era un metodo comune di pena capitale nel sud e sud-est asiatico, in particolar modo in India, dove gli elefanti asiatici venivano usati per schiacciare, smembrare o torturare i prigionieri durante le esecuzioni pubbliche. Gli animali erano in grado di uccidere le vittime immediatamente, oppure di farle morire dopo una lunga tortura. L'aspetto culturale lo approfondiremo in seguito, ma posso già anticipare che gli elefanti venivano impiegati per dimostrare al popolo il potere assoluto del sovrano e la sua capacità di controllo sugli animali selvatici. L'esecuzione con l'elefante fu al centro di un'ampia letteratura da parte dei viaggiatori europei che scrissero nei loro diari resoconti dettagliati delle condanne che osservavano in Asia. Probabilmente l'impiego di elefanti iniziò in tempi antichissimi, forse addirittura 4000 anni fa, e continua sino all'epoca contemporanea, quando l'India e le regioni limitrofe diventano colonie degli imperi europei. Circoscrivere questo sistema alla cultura indiana è però sbagliato, perché anche a Roma e Cartagine vennero utilizzati gli elefanti per uccidere i condannati a morte. Prima dei Romani, Perdicca, uno dei generali che seguì l'impero di Alessandro Magno, fece uccidere un gruppo di ribelli proprio da un branco di elefanti, mentre nel 167 Lucio Emilio Paolo Macedonico, generale romano, fece gettare un gruppo di disertori tra gli elefanti che li schiacciarono a morte. L'intelligenza e la facilità di domesticazione dell'elefante rappresentavano notevoli vantaggi rispetto ad altri animali selvatici come leoni e orsi, impiegati come metodo di esecuzione dagli antichi romani nelle arene. Di questo ne troviamo traccia anche nei disegni e graffiti al Colosseo. Vi mostro qualche foto che ho fatto io quando sono andato a visitarlo. Gli elefanti potevano persino essere addestrati a giustiziare i prigionieri in vari modi e si poteva insegnare loro a prolungare l'agonia del condannato, infliggendo una morte lenta mediante tortura oppure nell'ucciderlo immediatamente schiacciandogli la testa. L'esecuzione veniva gestita dal Maut, la sua guida, che rispondeva agli ordini del sovrano. Quest'ultimo poteva anche dimostrarsi misericordioso e concedere la grazia all'ultimo secondo, magari poco prima che l'elefante schiacciasse il cranio al condannato. E proprio questo era l'aspetto unico dell'elefante rispetto ai grossi carnivori. Alcuni re del Siam, odierna Thailandia, facevano addestrare i pachidermi affinché facessero rotolare il condannato, lo terrorizzassero
ma non lo ferissero troppo gravemente, in modo da mostrarsi misericordiosi e concedere la grazia al momento opportuno. L'imperatore Mughal Akbar usava questa tecnica, riportano gli esploratori inglesi, per castigare i ribelli e poi alla fine ai prigionieri, dopo qualche tempo in balia dell'elefante, veniva concessa la grazia. Nel regno di Akbar abbiamo un altro resoconto che riporta come un uomo avesse subito 5 giorni di trattamento da parte di alcuni elefanti per poi essere graziato. Questo tipo di esecuzione assumeva anche il significato di ordalia. Se il condannato riusciva a respingere gli assalti del pachiderma, veniva graziato. Se a noi moderni l'uso di un elefante come strumento di condanna a morte può sembrare barbaro e incivile, all'epoca e in quei luoghi era tutt'altro. L'elefante era il simbolo dell'autorità del sovrano, lo è ancora oggi in Thailandia, e il loro utilizzo come mezzo di esecuzione sottintendeva l'assoluto controllo dell'uomo, il sovrano, sulle forze della natura. Era il re che dominava moralmente e spiritualmente le bestie feroci e la sua forza veniva trasmessa ai sudditi anche grazie a questi messaggi. Le esecuzioni con l'elefante furono prevalenti in tutta la zona dell'attuale India per secoli, mentre in altri luoghi rappresentava una forma di esecuzione praticata in modo più sporadico. Gli animali erano spesso dotati di lame sulle zanne in modo da dilaniare le carni dei malcapitati e le esecuzioni più elaborate prevedevano un rituale specifico. In alcune zone l'elefante trascinava per centinaia di metri il condannato, spezzandogli tutte le ossa. In altre l'elefante era talmente ben addestrato da schiacciare gli arti uno a uno, per poi finire il condannato solo dopo l'ordine del suo addestratore. In altre ancora i condannati erano legati a un palo e schiacciati dal pachiderma. Oppure, ed è il caso della descrizione di Louis Rousselet, che vediamo in questo disegno, l'elefante schiacciava la testa del condannato, che era posta sopra a un piedistallo. Adesso vi leggo il racconto del diplomatico britannico Sir Earle Charles Sir, che si trovava a Kandy, un'importante città dello Sri Lanka che all'epoca, prima del 1815, aveva un suo re. Il re si chiamava Vikrama Rajasingha e per uccidere i condannati faceva uso degli elefanti. I colonizzatori britannici abolirono l'esecuzione con l'elefante, ma uno dei pachidermi era ancora vivo e ricordava perfettamente la procedura. Sir Henry ci racconta. Durante la dinastia nativa era una pratica abituale allenare elefanti per uccidere i criminali schiacciandoli, essendo stato insegnato a queste creature a prolungare l'agonia dei prigionieri schiacciando loro le membra ed evitando le zone vitali del corpo. Con l'ultimo re tiranno di Kandy, questo era il metodo di esecuzione favorito. E dato che durante il nostro viaggio uno degli elefanti esecutori si trovava nella vecchia capitale, eravamo ansiosi di provare la sagacità e memoria dell'animale. L'animale era pezzato e di enormi dimensioni e si trovava in piedi, silenzioso, con il suo custode seduto sul suo collo. Il nobile che ci accompagnava chiese all'uomo che scendesse e si ponesse in piedi al suo fianco. Il capo allora dette un ordine alla creatura: uccidi il miserabile. L'elefante alzò la sua proboscite e la girò, come se stesse stringendo un uomo. Allora cominciò a fare movimenti come se depositasse l'uomo davanti a lui. Alzò lentamente la sua zampa davanti, collocandola alternativamente nei luoghi dove le membra del condannato sarebbero state. L'elefante continuò nella sua opera per alcuni minuti. Dopo, come se fosse soddisfatto del fatto che le ossa si fossero rotte, l'elefante alzò la proboscide sulla testa e rimase fermo. Il capo allora gli ordinò: finisci il lavoro. E la bestia immediatamente collocò un piede dove sarebbe stato l'addome della vittima e l'altro dove sarebbe stata la testa, apparentemente usando tutta la sua forza per schiacciarlo e terminare la sofferenza del condannato. Questo racconto l'ho preso da Wikipedia Italia ed è un caso piuttosto raro per un argomento tanto esotico. È davvero dettagliatissima la pagina e riporta tante altre testimonianze. Se vi interessa si chiama Il supplizio dell'elefante, vi lascio il link qua sotto in descrizione. La popolarità dell'esecuzione per mezzo dell'elefante continuò fino al XIX secolo e fu solo con la crescente presenza degli inglesi in India che la diffusione di questa brutale punizione andò in declino.
L'esecuzione per mezzo dell'elefante perdurò circa fino all'inizio del Novecento. La testimonianza della fine di questa pratica viene da uno scritto del 1914 di Eleanor Maddock, la quale documentò come nel Kashmir le abitudini locali dopo l'arrivo dei coloni europei stessero cambiando. Molte delle antiche abitudini stavano sparendo e una di queste era la spaventosa usanza di giustiziare i criminali mediante un elefante allenato per questo scopo, che veniva conosciuta con il nome ereditario di Gunga Rao. Dall'esecuzione con l'elefante ci spostiamo ora a quella col cannone, che rappresenta qualcosa di ancora più assurdo. Il cannone è una delle armi protagoniste degli scenari bellici da ormai molti secoli e dal XV secolo sino alla Seconda Guerra Mondiale ha rappresentato forse l'arma decisiva dell'esito della maggior parte delle battaglie di terra. Data la sua popolarità e diffusione praticamente ovunque, dall'Asia all'Europa, venne impiegato come mezzo di esecuzione almeno dal XVI al XIX secolo, anche se ultimamente il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, sembra aver tristemente reintrodotto questa terribile usanza. Lo spettacolare e disumano metodo di esecuzione fu largamente impiegato dai colonialisti portoghesi fra il XVI e il XVII secolo, dallo Sri Lanka al Mozambico fino al Brasile. George Carter Stent, esploratore inglese vissuto nell'Ottocento, descrisse il processo in questo modo. Il prigioniero è generalmente legato a un cannone con la parte superiore della schiena appoggiata alla sua bocca. Quando il cannone fa fuoco, si vede la testa che salta in aria per circa 10 metri. Le braccia volano via a destra e a sinistra e cadono a decine di metri di distanza. Le gambe si accasciano a terra sotto la bocca del cannone, mentre il corpo è letteralmente spazzato via. Non se ne vede più traccia. Nonostante la semplicità del metodo di esecuzione, di cui è impossibile immaginare il dolore del condannato, il suo stato di agitazione precedente allo sparo, le cose non andarono sempre per il verso giusto. Durante un'esecuzione di massa nel 1857 nei pressi di Ferozepur, in India, l'ordine era di sparare una cartuccia a salve. Alcuni sabotatori caricarono con delle munizioni di mitraglia la canna. Molti spettatori furono colpiti a morte dai proiettili, mentre i feriti più fortunati dovettero farsi amputare gli arti colpiti. Quando si svolgeva un'esecuzione col cannone, gli uccelli e i cani si aggiravano come rapaci nei pressi della piazza, attendendo il proprio turno per mangiare le parti che venivano scaraventate ovunque. Se per gli elefanti gli inglesi si indignavano, è curioso pensare che l'impero che impiegò maggiormente questo metodo di esecuzione fu quello britannico, naturalmente non nell'isola, ma nella colonia dell'India, raggiungendo il picco di condanne per colpo di cannone fra il 1857 e il 1858, quando si dovette reprimere la rivolta dei Sepoi. Io per oggi mi fermo qui, anche se sarebbe davvero interessante secondo me fare un video di ore nel parlare della pena di morte nelle varie epoche e nelle varie regioni, perché credo che sia un ottimo indice di quello che noi percepiamo come civile e incivile e di come poi gli stereotipi degli occidentali civili si squaglino come neve al sole. Adesso tocca a voi lasciare un pensiero nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video.